Carissimo Federico e i tanti follower, oggi carichiamo la pipa insieme, titanio e legno, Titan Buster col booster, la carnosa in legno esotico. Prima fase, come sempre, è quella di scegliere il vostro tabacco, sentire con le dita se è appiccicoso. Se è appiccicoso lo spalmate e gli fate prendere aria finché non perde quell'appiccicume extra che rimane incollato, perché altrimenti questo è un tabacco che difficilmente vi farà fare buone fumate. Caricando un tabacco umido in una pipa in legno, sicuramente l'umidità finisce nel legno e sicuramente si impregna la pipa e sicuramente la fumata, oltre che essere cattiva, risulterà pesante anche per la pipa. Caricando un tabacco umido nel titanio, sicuramente ci sarà l'umidità che dà fastidio alla fumata, la pipa però non si impregna. Una volta finito, pulito, siete a posto e potete farne un'altra di fumata. In questo caso invece sarà purtroppo da aspettare tra una fumata e l'altra. La seconda fase è quella di vedere i pezzi. Se ci sono pezzi troppo grossi, si deve per forza di cose rompere, perché è la cosa migliore, perché altrimenti bloccano il passaggio di fumo. La terza cosa è scegliere come caricare. Ci sono vari metodi, ognuno dei quali ha dei pregi e dei difetti. Non esiste un metodo migliore di altri, perché alla fine il metodo migliore è quello che vi consente di riuscire a far bruciare il tabacco in una maniera facile, controllabile, in una maniera che vada via liscio. Ecco, la parola esatta è vada via liscio. Ho deciso di caricare del tabacco Semois. Questo è un tabacco un po' secco, anzi non facciamo Semois, facciamo il Rodeo, che poi è un Virginia Barley, mi sembra, una cosa del genere. Si trova un po' dappertutto. Ecco, ho scelto il Rodeo, questi li separo altrimenti faccio disastri. Scegliendo questo che è molto filamentoso, non ha pezzi grossi ma è filamentoso, bisogna assolutamente rompere questi filamenti, perché il rischio caricando è quello che si faccia il mappazzone, che si appiccichi e non faccia più passare aria trattenendo l'umidità. Adesso lo preparo al volo, alla buona, Sminuzzo con le manine. Uso anche un po' i palmi. Guardate quando è filamentoso che fa un po' anche la palla. Ecco, più o meno l'ho rotto. L'umidità è poca, la sento, non è appiccicaticcio ma non è secco e quindi l'umidità è giusta così. Poi, a seconda delle tipologie e anche del momento della giornata, della tipologia di pipa, può cambiare la fumata mettendo tabacco più o meno umido o più o meno secco. Dovete trovare il vostro equilibrio, sperimentando. E la cosa migliore è effettivamente quella di sapere cosa si sta facendo, cioè sicuramente uno vuol fumare, il tabacco è un po' umido, allora va pressato un po' meno. Uno vuol fumare il tabacco umidità perfetta, si pressa regolare. È secco, si pressa un po' di più. Questa è la prima grandissima differenza. Andiamo a caricare, dai. Io faccio con i soliti step e prendo un pizzico, è un po' filamentoso, un po' appiccicato, quindi soprattutto agli inizi lo appoggio giù senza pressare niente, praticamente solo appoggiato. Ne prendo un altro, ne prendo un po' di più, lo rivado ad appoggiare facendo un po' più di pressione, ne prendo un altro, vado a vedere di arrivare fino un po' alla superficie. Ecco, in questo caso io faccio anche che ne metto un po' di più e lo spingo, un po' di più e lo spingo, fino che non rimane, come dire, abbastanza compattato
ma non tantissimo, è sempre meglio lasciarlo un po' lasco. A fine fumata, scovolino nel foro, un po' si alzerà, si sta alzando, libero il foro di aspirazione e poi lo ricompatto un po'. Inserisco nella cover, foro in direzione, in questo caso booster e bocchino, mando giù, ricompatto, accendo. Se si solleva, si preme a livello, continuando a aspirare piano, pigino inclinato dalla parte del bordo. A questo punto la prima cosa da verificare è il tiro, se è chiuso, aperto o regolare. Proviamo. Il tiro è abbastanza aperto, non sento il sibilo esterno perché il sibilo esterno è l'indicatore del passaggio di aria esterna. Qualche tiro più veloce all'inizio per far prendere il tabacco ci vuole. Dipende anche se hai caricato pezzi un po' più grossi o pezzi un po' più fini. Non sto premendo, sto soltanto spianando la superficie. Ho esagerato col tiro per farti sentire se passava l'aria esterna. Non sta passando l'aria esterna. Perché? Ti dico questo, perché durante la fumata, se si sente questo sibilo, adesso proviamo a farlo venire, sollevo per fargli fare il sibilo, Senti? Se senti questo sibilo tirando un po' più forte, significa che passa l'aria fuori e in quel caso i sapori saranno non pieni totali. Cioè, arrivando troppa aria dall'esterno, il tabacco non brucia nella sua pienezza, non brucia la quantità che deve bruciare, ma ne brucia una quantità parziale mischiata ad aria. E quindi sicuramente tu tirerai di più per far stare accesa la pipa, andrà a scaldarsi, ad arrivare il sapore amarognolo, il sapore cattivo, il sapore che pizzica, il sapore che urtica. Quindi quando fumi e durante la fumata, quel sibilo sta a significare che nel tabacco non c'è una combustione ottimale. Lo verifichi con l'orecchio, lo verifichi col palato perché i sapori non sono pieni, non sono rotondi, non sono molto buoni, e quindi devi fare sempre con l'uso del pigino una funzione di tappare i buchi. Per tappare i buchi non c'è bisogno di pressare tantissimo. Se il tabacco è cenere, allora ti basterà ruotare il pigino e portare la cenere. Se il tabacco ancora è un po' incombusto perché è agli inizi, allora si preme poco poco e si verifica. Lo sento ancora, quindi premo poco poco.
noto che ne passa pochissima, ma i sapori mi piacciono e quindi può andare bene. Se invece hai pressato veramente tanto, allora infilare lo scovolino per far sollevare il tabacco. E quando è che avverti che hai pressato tantissimo? Perché devi forzare il tiro col palato, devi fare le aspirazioni tipo così. Questo lo avverti quando è troppo compattato. Bisogna subito smuovere il tabacco e far riprendere il flusso d'aria regolare che arriva al cannello e al bocchino. È essenziale farlo subito. Ora, mentre stai fumando, hai il sibilo leggerissimo che ti sta bene oppure non ce l'hai, però il tiro è aperto, vuol dire che la fumata sta andando come deve andare. Adesso io se non tiro, le accensioni extra non sono un grandissimo problema se la fumata ogni tanto un po' si spegne, perché veramente non comportano praticamente nulla al titanio. Al legno si rovina un po' il bordo, ma non succede niente neanche al legno quando è la fine. Mentre stai fumando non senti il sibilo, la fumata procede regolare, pensi che la tua pipa stia dando dei sapori non pieni, allora tappa un po' il foro dell'aria. Qualche tiro, si scalderà un po' di più perché non c'è proprio il passaggio di aria, poi soprattutto perché il calore viene bloccato dalle dita, perché questa è una delle fasi dove si raffredda la fumata, però il tiro e i sapori saranno più pieni e se fumando così sentirai più gusto, allora in quel caso vuol dire che devi aspettare la cenere bianca e ruotando tappare un po' di più la fumata, perché si vede che forse c'è un passaggio di aria minimo e facendo così lo blocchi. Il tipo di tiro lo deve sentire il tuo palato, non esiste solo la fumata così. Così senti alcuni sapori, così ne senti altri. Col bocchino appoggiato ai denti stemperi di più il fumo. Ogni volta che tu provi, immaginati che il tuo respiro sia la quantità di fumo che serve al tuo palato. Ogni tabacco chiede la sua tecnica di fumata, ogni aroma, ogni tipologia, con qualche accortezza riuscirai a farlo fumare sempre meglio. E l'importante è che durante la fumata, siccome scende il calore brucia il tabacco solleverà anche un po' il tabacco sotto, si riapriranno quei i forellini dove entra o esce troppa aria dall'esterno. Tu dovrai sempre andare col pigino in diagonale, mentre premi leggermente aspiri piano, e fai di questo, premendo mai nel centro, ma con l'inclinazione giusta per portare il tabacco in combusto verso il centro della brace, perché se il tabacco brucia sul bordo della pipa, la fumata con il calore che tocca le pareti, soprattutto nel legno, diventerà ipercalda.
il legno si scalda tantissimo, la fumata si rovina, il titanio si scalda di più, ma poi si può raffreddare anche velocemente, quindi quando alla fine ti sta bruciando verso il bordo, tu non fai altro che ruotare e portare via quella cenere che sta bruciando verso il centro. Se lo fai e si spegne, riaccendi. Dicevo, la quantità di fumo nel palato deve essere tale che ti faccia sentire l'aroma della fumata. In alcuni casi può aiutare 2 tiri veloci ed uno lento, come questi magari, guarda. In altri casi può anche essere che sia una fumata magari con un aromatizzato, e il palato nella zona centrale è una delle parti che recepisce meglio gli aromi dolci. Semplice. E quando tirare, se non hai l'ansia che si spegne, puoi tranquillamente aspettare. Perché il tabacco, se lo fai stemperare nella fumata, ti dà alcuni sapori. Se lo fai bruciare più velocemente, ti dà altri sapori. Non esiste un modo per forza migliore, è un insieme di tiri che si fanno in base a quello che stai percependo. Il booster, questo è il formato big size, espande il fumo, lo raffredda, lo raffina. Sicuramente al palato ti ritroverai un fumo più aggraziato, dolce, cremoso. Poi si può anche fumare con il cannello inserito al booster, oppure al classica, nella maniera diretta classica, dritta così. Cambiando la dimensione del cannello, filtro, booster, classico dritto, lungo, corto, curvo, tu modifichi sostanzialmente la dimensione del fumo e riesci a trovare un equilibrio ideale per assaporare la fumata che stai facendo. Io, guarda, non ho paura che mi si stia spegnendo, probabilmente si sta spegnendo adesso, si può tranquillamente e facilmente riaccendere. Una cosa importante, magari hai pressato un po' e hai iniziato a sentire o a percepire un minimo di umidità della fumata, allora tu mentre fumi, non importa il momento, tu lo fai quando pensi che sia il caso, arrivi con lo scovolino fino al foro finale e porti via quell'umidità in più. Ed è una cosa che ti fa tornare ancora più pulita la fumata, migliore, più buona, più valorizzata. Se arrivi sotto e sollevi la brace, allora sicuramente dovrai compattare un po' di più. Si è spenta. Senti? Questo significa che io nel braciere ho dei punti dove passa aria. Quindi prima di riaccendere ruoto col pigino per spostare la cenere, anche fatto un po' a caso, perché non ho visto dove usciva il fumo, perché diversamente quando vedi che esce il fumo da un lato sai che da quel punto devi premere un po' di più. Si sente ancora un po'? Ok, premo pochissimo, adesso riaccendo. E il tiro è buono. Durante la fumata si farà tanta cenere. Facendo la cenere
tu riesci a tenere una temperatura di combustione ideale sotto e i sapori cambieranno, passerà meno aria da sopra e i sapori cambieranno. Ti consiglio di tenerla fin tanto che riesci a fumare sereno e facilmente. Quando ti troverai che magari quella cenere inizia a essere tanta, che lo avverti nel tiro, ovvero riesci ad avere un tiro, non riesci ad avere un tiro pieno, un tiro saporito, ti si spegne un po' più frequentemente, in quel caso svuoti della cenere in più, la porti via, ricompatti un po' e riaccendi, perché in quel caso la cenere era troppa. Questo significa... Aspetta, fammi dare due tiri. Si stava spegnendo, qualche tiro veloce per ravvivare e poi un tiro un po' più lungo, ma neanche troppo, per i sapori. Poi si può chiudere, colpetti veloci per ravvivare senza assaporare, solo per fare riprendere la combustione. Ecco qua, ci siamo. Stavo dicendo del... Cosa stavo dicendo? Ah, della cenere, della parte finale, l'hai svuotata, hai ricompattato, ricominci a fumare. Verso metà fine è uno dei momenti più difficili, ma se hai fumato tranquillo e sopra, la parte finale non sarà pregna di sapori cattivi o troppo caldo o troppo forte, sarà un momento delicato perché è più difficile. Tu pensa che quando il tabacco brucia deve essere compattato dove brucia e libero sotto, cioè libero nel senso che ci deve passare aria. Se scendi, il tabacco deve essere compattato nella zona finale e meno libero perché sei già vicino al cannello. Quindi tendenzialmente verso la fine della fumata, scendendo, aiuta a premere un po' di più. E per premere un po' di più significa sempre di premere poco e provare tirando, premere ancora un poco e provare a tirando, finché non trovi l'equilibrio. Non si arriva mai a calcare fortissimo in un'unica pressata, perché altrimenti corri il rischio di tappare tutto e di far fare surriscaldamento e umidità. Tu ogni volta che premi, tiri, se serve ruoti, verifichi come sono i sapori, come ti arrivano, se senti che ancora c'è qualcosa che non va bene, magari dai un'altra piccola pressatina piccola per vedere com'è, fino a che non trovi l'equilibrio che ti piace mentre fumi. Sto giocando, eh? Guarda. Quel passaggio di aria, io mentre aspiravo aprivo un po' con le dita per frizionare l'aria esterna. Quel passaggio di aria a questo punto, io so che ho pressato abbastanza, ma quel passaggio di aria a questo punto mi stava a significare che forzavo un po' il tiro e la pipa non stava bruciando la superficie giusta di tabacco, che non è mai totale. La superficie che brucia del tabacco deve essere una superficie normale, regolare, non tutta l'ampiezza, non brucia mai tutta l'ampiezza, è impossibile. Quindi cosa ho fatto? Ho ravvivato la fumata chiudendo l'aria da fuori.
ho semplicemente fatto questo. L'altra cosa che ti verrà utile, parlando di titanio, è che a fine fumata tu svuoti, se prendi un pezzo di carta, lo umidisci con la saliva e la pipa ancora tiepida, infili i passi completamente pulita. Se invece aspetti, gli oli essenziali si seccheranno, seccandosi, rubinetto dell'acqua calda, dito, strofini un po' col dito, chiaramente va pulito anche sia il cannello scovolino che nella base e nell'interno della base qui, gli dai una passata con la carta e ti ritorna perfettamente pulita e puoi di nuovo fumare immediatamente. Se la tua bocca sta bene, se hai voglia, se hai tempo, puoi farlo subito. Col legno, quando è finito, infila il dito. Se senti appiccicume, appiccicaticcio, quella pipa non deve fumare subito di nuovo, perché probabilmente l'umidità che si è depositata sopra il legno, perché il legno non assorbe l'umidità ma la trattiene sulla superficie, vuol dire che le fumate future saranno fumate già di base a marognole e quindi in quel caso è meglio aspettare tra una fumata e l'altra. Io credo più o meno di averti detto tutto. Monto il cannello curvo lungo, così continuo a fare. Avrei voluto fare questo video in live e con te e con amici, però in live dopo sarei stato distratto anche dai messaggi, avrei parlato anche di altre cose e volevo, già che è abbastanza lungo, volevo comunque raccontarti tutta una fumata. Io spero ti sia piaciuto, spero che lo troverai utile, spero che tutti voi lo troviate utile perché lo sto per pubblicare anche su YouTube. Vi prego di lasciarmi un like, di condividere con amici che vogliono imparare a fumare la pipa, vogliono cambiare il loro modo di fumare, magari passare dalle sigarette a un tipo di fumo differente, vogliono magari anche solo guardare e ascoltare un amico che condivide un po' delle sue emozioni, dei suoi piaceri, delle sue voglie. E fatelo e zio Job vi ringrazia. Grazie di tutto, amici cari, godetevela. Io finisco la fumata. È stato un piacere fare questo video, anche per me stesso. Ciao belli, ciao.